Ciao a tutti e benvenuti a Hablemos de Calcio. È il giorno di Juventus-Napoli, ma alla partita non potranno assistere i tifosi partenopei residenti a Napoli e provincia. Non si capisce perché uno che vive a Scafati dovrebbe essere potenzialmente meno pericoloso di un cittadino di Pompei, città confinante, ma pur sempre facente parte della provincia di Napoli. Vabbè, velocemente vi invito a iscrivervi al canale e se volete c'è anche la possibilità di abbonarvi. Come sanno tutti, la decisione è stata presa dalle autorità a seguito delle intemperanze da parte di alcuni tifosi napoletani che hanno provocato la sospensione di Cagliari-Napoli per qualche minuto. Personalmente trovo ingiusto colpirne 2000 per educarne 100, ma è altrettanto vero che bisogna smetterla di fare sempre le vittime. In un mondo ideale la gente dovrebbe essere libera di andare allo stadio a tifare per la sua squadra, così come di uscire di casa senza il rischio di essere derubati. In un mondo ideale la ricchezza sarebbe distribuita equamente, eccetera, eccetera. Noi però non viviamo in un mondo ideale. Esistono gli abusi, come dicono gli ultras nel loro volantino, esiste la discriminazione non solo territoriale, sempre come dicono gli ultras, ma non è questo il caso. Evitiamo poi di usare paroloni a vanvera, atto incostituzionale. Primo perché bisognerebbe conoscere la Costituzione per dire certe cose. Secondo perché l'articolo 16 della Costituzione, titolo 1, dice chiaramente che ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale. E nessuno ha detto che non ci si può recare a Torino. Non si può entrare allo stadio, che è cosa diversa. Per completezza di informazione aggiungo che l'articolo dice anche che, salvo per motivi di sanità e di sicurezza, ricapitolando, a nessuno è vietato andare a Torino, ma se le autorità ritenessero che ci fossero problemi di sicurezza, potrebbero vietare anche gli spostamenti, misura che riguarderebbe comunque tutti, non solo i tifosi, e pertanto questa misura è inapplicabile per ovvie ragioni in questo caso specifico. Io mi chiedo, e ciò non vale solo per i tifosi del Napoli, dove sta l'autocritica? Gli stessi che parlano di ingiustizia non hanno detto una sola parola di condanna quando ci sono stati gli scontri in autostrada, se non protestare contro l'ennesimo divieto di trasferta. Il riferimento è i famigerati scontri con i tifosi della Roma. Ma per parlare di tempi più recenti, non una parola di condanna è stata detta contro il lancio di Bengala e petardi a Cagliari, e potrei citare tanti esempi. Si critica sempre il provvedimento, ma mai ciò che ha preceduto il provvedimento. C'è un noto giornalista napoletano che ha rilanciato il post di un padre che si trovava, immagino si trovi ancora, a Torino con la famiglia per visitare la città e andare allo stadio a vedere la partita. Questa famiglia, come tante altre persone, è vittima, ma non ho sentito una sola parola di condanna verso chi il divieto di trasferta l'ha provocato. Un giornalista che a sua volta è stato, come dire, intimidito da tre tifosi contro i quali non ha mai sporto querela e che pertanto sono stati assolti o impuniti, fate voi. Uno di questi tifosi in un video dice testuali parole, un video che non ha nulla a che vedere con il caso appena citato. È un altro video. Pure nella vita normale, quando i romani vengono qua, gli diamo la caccia. Allora io dico, prima di lamentarsi per l'ingiustizia subita con volantini e quant'altro, prendete innanzitutto le distanze da chi ha provocato gli incidenti. Colpe ne hanno anche le autorità, che spesso scelgono la strada più facile. Innanzitutto a Cagliari chi era il dirigente responsabile dell'ordine pubblico. Com'è possibile che sia stato introdotto allo stadio materiale esplodente? Che si prendano provvedimenti disciplinari verso questa persona che evidentemente insieme ai suoi sottoposti non ha fatto bene il suo lavoro. Juventus-Napoli, così come Cagliari-Napoli, sono potenzialmente partite a rischio. Tanto vale vietare da subito la vendita dei biglietti ed evitare di far perdere soldi alla gente, perché il viaggio non lo rimborsa nessuno. Cosa che pare accadrà per le trasferte di Milan ed Empoli, staremo a vedere. La Fidelity Card a cosa serve, mi chiedo. Questa dovrebbe rappresentare una garanzia per il tifoso, ma evidentemente è uno strumento inutile. Anzi,
reso inutile proprio dalle autorità che ammettono la loro capacità, la loro incapacità nel consentire il tranquillo svolgimento di un evento sportivo. Allora, se non siete capaci, fatevi da parte. Io ho detto la mia opinione, voi potete dire la vostra lasciando un commento. Ovviamente solo le persone civili hanno diritto ad esprimere la loro opinione. Spero che questo messaggio vi arrivi chiaro. Vi saluto e non dimenticate l'iscrizione al canale.